Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi porto questa signorina qui, una Renault Arcana. È un'auto che ha una misura abbastanza grande, è molto simile alla Captur esteticamente il frontale, ma ha ben 34 cm in più. Ha la stessa piattaforma della Renault Captur e della Clio, però abbiamo 34 cm in più per arrivare a una lunghezza totale di 4,57 m. Ha un'altezza che, come vedete, io sono 1,80 m, siamo 1,58 m e una larghezza di 1,80 m. Bene, cosa ha di particolare quest'auto? È un'auto e-tech, cioè è un full hybrid in questo caso. Quindi abbiamo un motore 1600 aspirato, una piccola batteria di accumulo da 1,2 kW e abbiamo 145 cavalli per l'esattezza. Quindi questi motori, il motore termico e il motore elettrico, anzi ci sono più motori elettrici, collaborano insieme per avere dei consumi sempre più bassi ma avere delle prestazioni comunque alte. Quindi dove non arriva il motore termico aiuta il motore elettrico, sia nelle partenze, perché possiamo partire anche tutto in elettrico, possiamo correre in elettrico e al contrario il motore, mentre quello termico, mentre è in moto, riesce a caricarvi la batteria per far andare i motori elettrici. Bene. Cosa voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere come si sta dentro, come è fatta e poi andremo a fare delle prove in questi giorni, visto che grazie a Miglior Auto posso averla in prova per un po' di giorni e ringrazio gli amici Miglior Auto di San Stino di Livenza, che ormai collaboriamo un po' insieme. Andremo a vedere quanto consuma realmente, come funziona e perché comprarla praticamente, perché voglio comprare un'auto del genere che comunque ha un costo non basso, non è di sicuro tra un B-SUV, è un po' più alto. Bene, allora andiamo a vedere com'è fatta, che cos'ha, i pregi e i difetti che magari possiamo riscontrare. Eccoci qua, con la nostra Arcana, vi faccio vedere lateralmente com'è fatta. Vedete? Ha questo, loro lo chiamano SUV coupé, perché dietro, vedete com'è spiovente, molto molto carina, anche esteticamente molto bella. La parte che a me piace di più di tutti è il posteriore, è veramente bella, cattiva, bella piazzata. Cosa dite? Beh, esteticamente è bello, poi con questo fascio luminoso qui, peccato che non hanno fatto che si raccordi tutto, ma forse per far stare il simbolo della Renault, bella esteticamente. Peccato per questi finti carichi che hanno fatto qui, proprio sono pieni, vedete, qui delle finte bocchette. Non so, non riesco a capire questo discorso di fare questi finti scarichi per farla vedere un po' più bella e poi, vabbè, stile, comunque così se la raccontano. Bene, come vi dicevo è 4,57 m di lunghezza e lo spazio dentro è abbastanza buono. Mi aspettavo qualcosina in più sinceramente per la lunghezza che ha quest'auto, ma la recuperiamo tutto nel bagagliaio che adesso andiamo a vedere in caso. Bene, allora, entriamo sempre con l'Easy Access, come quasi tutte le Renault ormai, e quindi chiave in tasca, entro, arrivo, si aprono gli specchietti che ci danno il benvenuto, apro la porta ed eccoci qua. Bene, allora come vedete qui, questa è la versione e-tech che vi dicevo prima, completa quasi di tutto perché è quasi full optional, cambio logicamente automatico e qui anche qui sul cambio bisognerebbe dire qualcosa perché è un cambio un po' particolare con dei rapporti, vabbè adesso non voglio andare sullo specifico perché sinceramente proprio tecnicamente non so neanche io bene come funziona, però so che mi permette di risparmiare energia e so che mi permette di risparmiare soprattutto benzina. Bene, allora come è fatta? Qui è tutta bella morbida, ha dei buoni materiali, abbiamo 4 finestrini elettrici, specchietti eccetera, anche qui sempre semipelle e sotto un po' croccantina come plastiche, ma qui quasi tutte le auto sono fatte così. Non è rivestita come avevamo visto sulla Megane che era tutta rivestita per non fare rumore con i vari, se mettiamo dentro delle chiavi, delle bottigliette o cose del genere. Allora, lo specchietto è veramente carino, senza bordi, molto bello, tetto tutto nero, come vedete,
ok? E anche i fianchetti qui sono neri, ad esempio sulla Capture sono abituato ad averli bianchi e danno un po' più di luce. Il cruscotto interamente digitale, che anche qui ci permette di vedere il livello della batteria, il livello del carburante, i consumi, e poi ci fa vedere anche il navigatore, che dopo vediamo. Bene, qui abbiamo il tasto di accensione, il nostro bel display in verticale, questo finto carbonio che continua anche sulla porta. Qui abbiamo tutte delle barre a LED, qui sotto, climatizzatore automatico come vediamo sulla Capture, cambio, che a me piace tantissimo questa manopola. Allora, è ad impulsi, quindi basta premere e va in retro, folle, e dopo abbiamo anche due sistemi di recupero di energia, uno più forte e l'altro un po' meno invasivo. Logico che quando mollo l'acceleratore lui frena, in caso vi farò vedere una prova dei consumi, lui frena e mi rigenera la batteria. Adesso ho impostato il sedile sulla mia altezza, che mi sembra... già sto comodo io davanti comunque. Vedete che anche qui sedili tutti traforati in pelle, misto tessuto, anche dietro è molto bella, guardate come è fatta. Abbiamo un posabraccio che si trasforma anche in portabottiglie, se non abbiamo il quinto passeggero. Le porte dietro sono rifinite, anche quelle molto bene. Bocchette dell'aria, anche qui, dietro. Due prese USB e l'accendisigari. Le retine, per quanto riguarda se ho dei bambini per appoggiare delle cose. E adesso proviamo a sederci. Allora, io sono alto 1,80 m, quindi vediamo un po' come si sta. Eccoci qua. Metto il poggiatesta, chiudo la porta, che così vedo come stiamo dietro. E per essere un SUV, io sono 1,80 m, ho ancora due dita. Penso che fino a 1,90 m si può stare tranquillamente. Le gambe non stanno male, perché comunque ho ancora spazio. Sedili belli comodi e rigidi, veramente si sta seduti molto molto bene. Anche qui abbiamo plafoniera direttamente qui sopra con 3 luci a LED. Abbiamo per fortuna tutte le maniglie per appendersi, cosa molto rara. Eccoci qua, e qua vedete. Abbiamo tutti e 4 le maniglie per scendere. Poi qui abbiamo un piccolo appendiabiti e adesso vi faccio vedere questa piccola lucernario che abbiamo, che non si vede praticamente da dietro, non si vede niente. Quindi se siamo seduti e stiamo guidando, facciamoci aiutare dalle telecamere, perché si vede veramente poco. Questo lunotto inclinatissimo era per dare più spazio al bagagliaio. Bene, a proposito di bagagliaio, andiamo a vedere come è fatto. Il bagagliaio, vedete che il lunotto che vi dicevo prima, quanto è spiovente. Non abbiamo il tergicristallo dietro, qui solo grazie all'aria possiamo pulire il vetro. Poi abbiamo questo piccolo lettoncino qua, che ci servirà di sicuro per quanto riguarda per i flussi d'aria. E andiamo ad aprire il bagagliaio ed eccoci qua. È molto molto profondo. Non so se riuscite a vedere. Adesso in caso misuriamo un attimo quanto fa. Guardate che quanto lungo è. Qui sotto abbiamo la ruota di scorta, abbiamo altri piccoli spazi perché dove c'è la batteria di accumulo, quindi viene portato via questo bagagliaio qua. Nella versione mild hybrid questo non ce l'ha e quindi qua abbiamo spazio libero. Noto che quando alzo lo sportellino lui si blocca lui da solo. Bene, molto bene. Ok, quanto grande è questo bagagliaio qua? Beh, misuriamolo, perché a me dire i litri non è che piace tantissimo, perché i litri possono essere contati in vari modi. Quindi andiamo a vedere la lunghezza del bagagliaio, se riesco da solo. Ok, siamo a 95 centimetri di profondità più o meno, ma facciamo una media di 93, per una larghezza di 1 metro. Quindi non è male. L'altezza della cappelliera è intorno ai 38 centimetri, non male, solo che abbiamo questa parte spiovente che se dobbiamo caricare qualcosa di grande la vedo un po'
però possiamo sempre abbattere i sedili se non abbiamo nessuno su, quindi diventa un piano veramente lungo, che adesso proviamo. Abbiamo praticamente dal sedile a qui 2,10 m possiamo caricare di lunghezza. Beh, è un bel bagagliaio, è un letto praticamente. Bene, bene. Bene signori, io direi appunto di andarla a provare, di vedere come si comporta in strada. In questi giorni vi terrò aggiornato su come va, magari vado a lavorare la mattina, i consumi reali. Ho azzerato tutto quanto adesso in modo da capire anche come saranno i consumi rilevati direttamente dal computer. Poi alla fine del percorso faremo un bel pieno e vediamo quanti chilometri abbiamo fatto e quanto abbiamo consumato. Bene, andiamo a provarla. Partiamo per questa mattinata super grigia. Accendiamo l'auto, fuori ci sono 6 gradi e quindi andremo molto piano visto che c'è tanta nebbia, così vediamo anche i consumi. Ecco, l'auto quando si accende con questo freddo qua parte sempre anche col motore termico, così carica la batteria come vedete dalla grafica. Vedete qui, si vede che il motore sta caricando la batteria e poi questo qua dà i flussi di se il motore sta caricando la batteria, se la batteria sta facendo da trazione, quindi sta usando i motori elettrici, oppure se si usano tutti e due. Comunque adesso vediamo correndo. Adesso partiamo. Torno a ripetere, siamo in novembre con 6 gradi all'esterno, quindi temperature abbastanza basse diciamo, perché per la batteria soffre molto, quindi dobbiamo aspettare che si scaldi e anche sia per prendere la carica che per rilasciarla è un po' più difficile. Questo ve l'ho fatto vedere anche con la Twingo che ho io elettrica, che appunto ha questo problema qui delle differenze di temperature e della differenza di rese. In effetti anche i consumi cambiano tra estate e inverno. Bene, allora vedete che adesso il motore sta dando corrente alla batteria e la batteria sta dando trazione, adesso al contrario. Vedete tutti questi giochi di flussi che vedete sul quadrante di destra? È proprio il gioco che fa per recuperare più energia possibile, per consumare meno corrente e per consumare anche meno benzina. Quindi ha un software suo che gestisce il tutto in modo da farvi risparmiare. Allora, adesso siamo sulla modalità MySense. Ricordo che questa Arcana ha 3 modalità di guida, MySense, Eco e Sport. Adesso io provo ad andare a cambiarla. Metterò Eco, quindi in economico. Allora già la macchina senti che rallenta e che tira un po' indietro come. Cambia la grafica completamente, possiamo sempre vedere i flussi e tutte quelle cose là. Logico che se anche io affondo non ha la ripresa di quando è in MySense o addirittura in Sport che è tutta un'altra macchina, però mi permette di risparmiare. Quindi se devo fare un viaggio così extraurbano posso andare tranquillo in Eco e comunque la macchina va e però mi permette di risparmiare molta benzina. Bene, vedete anche adesso il consumo a volte va a zero perché dovete guardare sempre i flussi di come sta gestendo l'energia, come sta la trazione dell'auto. Adesso io qua rallento e lei in automatico carica la batteria. Bene. Oppa. Ok. Ecco, quello che non capisco io è il cambio, perché sentite quanto su di giri la porta prima di cambiare il rapporto. Dovrebbe essere che quando arriva là già cambia il rapporto, invece no, la tira fino a secondo me consuma un po' troppo questo discorso qua, andrebbe gestito un po' meglio il cambio elettronico. Però vabbè, io non sono un ingegnere e non sono neanche un architetto. Bene, adesso provo a mettere la modalità sport, vedete come cambia la grafica, ecco qua. La macchina cambia, cioè sembra quasi che tira già di più, solamente lasciandola al minimo. Cambiano i consumi, vedete? Io adesso accelero. Avete visto? Come è andata subito a fondo scala. Logico che qua i consumi aumentano e non di poco, perché vanno in gioco tutti e due i motori, tutti e tre i motori, e questo mi comporta di consumi elevati sia della batteria che della benzina.
Io adesso rimetto in eco, anzi metto in MySense, che è quello più giusto secondo me, quindi abbiamo una bella via di mezzo, anche per farvi vedere le grafiche e tutto quanto. Eccoci qua. Allora, so che può sembrare noiosa una recensione così, perché per chi non l'ha provata o per chi non vuole vedere un attimo i consumi, può sembrare noioso. Comunque io vi lascio dei vari, diciamo, spezzoni dove potete voi selezionare sulla barra sotto se volete vedere la prova o non volete vederla, perché può essere, torno a ripetere, noiosa a volte, ma invece per chi gli interessa vedere come va veramente un motore e-tech della Renault può essere interessante far vedere come funziona realmente nella vita normale, così, non vedere solo 5 minuti di prova. Allora, possiamo cambiare anche grafica della strumentazione, così vi faccio vedere anche un po' interni. Vedete? Ecco, adesso ho cambiato grafica, possiamo mettere il navigatore volendo. Poi lì in alto al centro, vedete che ci sono le varie opzioni per cambiare appunto i flussi, per cambiare, vedere se stiamo consumando tanto con la fogliolina, possiamo vedere il consumo diciamo medio e basta. A me piace vedere i flussi per vedere come lavora la macchina. Poi possiamo ricambiare la grafica così, oppure con la radio, eccetera. Anche così col navigatore è molto carina, così ti fa vedere dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Bene, allora ci vediamo per le conclusioni e l'ultimo giorno finale dove appunto vi porterò tutti i dati. Eccoci qua. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e di questa avventura con Renault Arcana. Volevo portarvi giusto 2 risultati di questi 5 giorni assieme a lei. Macchina secondo me veramente ben fatta, ben costruita, spaziosa, comoda. Forse per le dimensioni che ha non troppo spaziosa, perché comunque ricordo è un SUV coupé di 4,57 m, che non sono pochi. E però abbiamo lo spazio dentro all'interno come abitacolo di un B-SUV. Poi abbiamo un bagagliaio bello enorme. Allora, parto dai contro, che le cose che io non mi sono trovato molto bene sono stati il cambio, che è stato un cambio un po' particolare, va studiato, va usato e man mano che si sbaglia si capisce che cosa va e non va. Poi questi riflessi che vedete qui, che fanno molto riflesso, non ho capito questo lucido bello d'impatto quando entri, ma viverci tutto il giorno qua fa molto riflesso. Non so se riuscite a vedere il motore e il cambio, un po', cioè, per tutte le persone che lo usano, che lo studiano, che imparano ad usarlo, possiamo avere dei consumi e della qualità molto alta. A volte il cambio porta troppo su di giri il motore, anche quando siamo in economico, quando siamo in sport lasciamo stare, e anche in MySense. Va troppo studiato secondo me. Andrebbe rifatto e riorganizzato, riprogrammato, diciamo così, da parte degli ingegneri di Renault, secondo me. I pro sono che è una bella macchina, si sta comodi, si viaggia a volte nel silenzio, molte volte. E i consumi. Bene, questo voglio portarvi questa tabella che mi sono accorto adesso che c'è, e lo vediamo qui dal menu. Praticamente vado su info energia. Allora, qui abbiamo la grafica man mano che corriamo. Qui abbiamo il flusso di energia quando è accesa l'auto, ci fa vedere la batteria come è fatta e se sta producendo corrente oppure se sta immagazzinando corrente o se è la batteria a spingere i nostri motori. E qui abbiamo la lista, e questa è una cosa molto particolare. Bene, oggi dal 16 di novembre che l'ho azzerato ad oggi che siamo il 21, ho fatto praticamente una media di 5,5 litri per 100 km, comunque sono 18 litri, 18 e qualcosa con 18 km scusate, con 1 litro di carburante. La distanza totale è 212 km fatte per andare a lavoro, quindi tutta strada urbana o extraurbana. La velocità media è 45,6, vedete, non ho corso assolutamente tanto, ma il dato più secondo me curioso è questo: energia recuperata totale 7,2 kW, cioè abbiamo percorso nel modo elettrico 90,8 km.
Quindi su 212 km, 90 li ho percorsi in elettrico. Torno a ripetere, questo è un motore 1600 aspirato e deve muovere una macchina di 4,57 m. Il peso adesso non me lo ricordo, logico che 1,5 tonnellate secondo me ci siamo. Consumi alti, ma se paragoniamo a un'utilitaria, sì, perché comunque una utilitaria 20-21 li fa. Ma qua stiamo parlando di un SUV coupé che fa 18 con un litro in questo momento. Parlando con altre persone che la usano da più di un anno, dicono che riescono a fare 21, 20-21 d'estate. Non è male, non è affatto male, anche perché ha delle buone prestazioni. Torno a ripetere, il dato più curioso è questo: 7,2 kW recuperati. Molto molto bene. Bene signori, io con questo video penso di aver concluso. Spero di avervi dato qualcosa di nuovo che magari non avete visto o di essere stato utile, e ci vedremo con magari qualche altra ibrida, sempre Renault, se riusciamo a farla, più che volentieri. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.